Lo sai perché noi italiani diciamo pronto quando rispondiamo al telefono? Lo vedremo insieme nel video di oggi. Ti insegnerò tutto ciò di cui hai bisogno per fare una telefonata in italiano. Sei su Italiano con Eli, il canale rivolto a chi vuole avverare il proprio sogno italiano. Qui troverai molte video lezioni che ti consentiranno di rimanere in contatto con la lingua italiana. Pubblico infatti un nuovo video una volta in settimana. Ti invito pertanto a iscriverti e ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da molti anni mi occupo di formazione linguistica. Se vuoi sapere qualcosa in più di me, puoi visitare il mio sito elisabettamacani.com, dove tra l'altro troverai una guida gratuita con i 10 punti essenziali necessari per poter imparare l'italiano in modo efficace. Ricorda che potrai scegliere di leggere la guida in italiano, in inglese o in spagnolo. Ti capita di non sapere che cosa dire quando sei al telefono? Ti aiuto subito. Vediamo innanzitutto che cosa dire per rispondere al telefono. Noi italiani rispondiamo al telefono dicendo pronto, ma per quale motivo lo facciamo? Perché diciamo proprio pronto? Ebbene, non esiste una risposta certa a questa domanda, ma una delle ipotesi più accreditate è quella che ci dice che questa abitudine addirittura nasce all'inizio della telefonia, quando appunto nei primi tempi tutti i collegamenti si facevano tramite l'operatore. Le centraliniste prendevano la linea e poi avvertivano quando il collegamento era pronto. Interessante, vero? Veniamo ora a come ci si presenta al telefono. Naturalmente per tutte le situazioni, per tutti gli ambiti che vedremo oggi, dovremo sempre distinguere tra una conversazione informale, ovvero che avviene con amici o persone che conosciamo, e invece una conversazione formale, rivolta pertanto a estranei o persone comunque che non sono da considerare né parenti né amici né persone che insomma si conoscono bene e con cui c'è un rapporto informale. In modo informale si potrà dire, per esempio, ciao, sono Marco. Invece in modo formale, buongiorno o buonasera, sono la dottoressa Bianchi. Se vogliamo chiedere di parlare con una persona, potremmo dire c'è Luigi in modo informale, o anche posso o potrei parlare con Gianni? In modo più formale, vorrei parlare con l'avvocato Rossi. Se vogliamo chiedere con chi stiamo parlando, lo potremmo fare in questo modo. Con chi parlo, per favore? Potrei sapere il suo nome, per cortesia? Mi potrebbe dire il suo nome? Se vogliamo prendere del tempo per verificare se una persona c'è o non c'è, potremmo dire aspetta che vedo se c'è. Chiaramente questa forma è informale, e invece in un livello di lingua più sorvegliato potremmo dire un attimo, verifico se è in ufficio. Se vogliamo comunicare che la persona c'è o non c'è, potremmo dire Roberta è qui, te la passo subito, oppure Roberta non è in casa in questo momento, o ancora in modo più formale, l'ingegner Sensi è fuori sede, significa che in questo momento non è in ufficio, non è appunto in sede.
Se vogliamo dire che la persona c'è ma non può rispondere, ecco alcune frasi utili. Mara è al cellulare, ti chiama dopo. Oppure la dottoressa è occupata, la richiama. Ricordate che utilizziamo il pronome la in questo secondo esempio perché è un esempio di frase formale, pertanto stiamo dando del lei, e quando si dà del lei a qualcuno, che sia uomo o donna non importa, i pronomi vanno al femminile. Quindi attenzione! Se vuoi dire che chiamerai in un altro momento, ecco alcune frasi. Allora richiamo più tardi, o ancora chiamerò di nuovo più tardi. Per passare una persona potrei dire un attimo, te lo chiamo se uomo, o te la chiamo se donna, o ancora te lo passo, te la passo, o ancora glielo passo subito, in questo caso in modo formale. Per verificare che il numero sia giusto potresti chiedere: ma non è lo 0461 42 75 20? Se vogliamo dire alla persona che ha chiamato che il numero è sbagliato, potremmo dire: guardi che ha sbagliato numero. Chiaramente in questo caso, essendo un estraneo, ci rivolgeremo dando del lei e non dando del tu. Per chiedere se si vuole lasciare un messaggio, possiamo dire: vuoi lasciare un messaggio? In modo informale, e invece in modo formale: vuole lasciare un messaggio? Per dire a una persona che non siamo in grado di sentirla, possiamo dire: non ti sento bene, riattacco e ti richiamo. Per concludere una chiamata esistono moltissimi modi. Possiamo dire ci sentiamo, o anche buona giornata, buona serata, e anche a risentirci, che è proprio il modo di congedarsi al telefono. Ti è piaciuto questo video? Se la risposta è affermativa, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici, colleghi o compagni di studio. E naturalmente, se non ti sei ancora iscritto o iscritta, prendi in considerazione l'idea di farlo. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ehi, se vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, non perderti queste video lezioni, e ricordati che sul canale ci sono anche molte playlist, ovvero una serie di video sullo stesso argomento. Dai un'occhiata!